Cari amici e amiche di YouTube, benvenuti in questo nuovo video. Forse questo sarà quello più bello degli ultimi anni. Ci ho messo 15 fottutissimi anni per fare un video decente? Ebbene sì. Siamo partiti con questo canale nel lontano 2007. Siamo nel 2022. Ho visto gente che faceva contenuti veramente di merda diventare famosa. Un esempio? Favij. Zio porco, Favij ragazzi, Favij. Ok, lasciamo da parte. Il mio canale è nato ufficialmente per portare un contenuto che fosse divertente ma al contempo informativo. Ecco, la parodia per esempio, la parodia utilizza la risata e la risata ci sta, ma la risata non è un fine, cioè la parodia non nasce per far ridere una persona, ma la risata è un mezzo per portare la persona a riflettere, ovvero il fine è la riflessione, non è la risata. Ecco, ho cercato di stare abbastanza attento a come porgermi nei confronti di voi, che possiamo chiamarvi quasi telespettatori, anche se non è una televisione, ma è una specie di televisione alla fine indipendente, perché pensavo che effettivamente se uno fa un contenuto deve fare un contenuto che sia utile alle persone, non deve essere un contenuto privo di informazione, come può essere l'ostentazione di una persona che va in un ristorante di lusso e sciabola e spende 250 euro, 300 euro per mangiare su un ristorante stellato e poi sciabolare e far vedere che lui può e tu non puoi. Quello secondo me è un contenuto di merda, anche se va tanto e funziona. È un contenuto di merda perché tu ti metti a un piano superiore, nettamente superiore rispetto allo spettatore che hai davanti. E questo è sbagliato. Non si deve creare una distanza tra colui che ti guarda e tu che stai davanti alla camera. Deve essere un qualcosa sullo stesso piano, o addirittura mi devo mettere più in basso dello spettatore che mi sta guardando, perché io non sono un cazzo di nessuno, ok? Io non sono nessuno e non devo pretendere di essere qualcuno. Quello che ho voluto fare quindi tutti questi anni è di portare entertainment, intrattenimento, ma senza prendere in giro l'utente, senza fare clickbait, senza fare quello che fanno gli altri, ad esempio copertine con hype pazzesco che tendono a fare clickbait, titoli a chiappa click. Questo non l'ho fatto mai. Avrò sbagliato? Forse sì, ve lo dico, forse avrò sbagliato. Forse lo devo fare pure io. Forse farò un titolo clickbait proprio su questo video? Non lo so. Comunque ho cercato sempre di fare un contenuto nel rispetto di un'etica e di una morale che dovrebbe sempre esserci su questo mondo che è il mondo di internet. In realtà alla fine ognuno per emergere cerca di utilizzare dei trucchetti che poi si copiano a vicenda e funziona oramai così. Detto questo, era un'anteprima abbastanza lunga per dirvi grazie di seguirmi, grazie che vi siete iscritti al canale. E vi ricordo un'altra cosa che non ho mai detto in 15 anni è iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ci metto pure questa volta il green screen con la cosa che compare, iscrivetevi, like. Quindi fate un like al video, se vi è piaciuto commentate pure, iscrivetevi, attivate la campanellina. Queste cose non l'ho mai dette perché? Per non offendere lo spettatore che mi guarda, perché secondo me dire questa cosa è una cosa inutile. Perché oramai dal 2005 che esiste YouTube, se non erro, le persone sanno, siamo nel 2022, che ci si può iscrivere e attivare la campanellina. Di perché tu devi sempre ribadire e dare questa non informazione perché è ridondante? Le persone già lo sanno, lo dicono tutti gli YouTuber, quindi lo sanno. Allora perché lo devi dire pure tu? Quindi non l'ho mai detto, per questo motivo, per non offendere l'intelletto dello spettatore. Ma forse ho sbagliato, forse dovevo fare come gli altri, dirlo. Quindi in questo video lo dico, iscrivetevi a questo cazzo di canale e attivate questa cazzo di campanellina e mettete un cazzo di like, perché dalle statistiche vedo pochissima interazione, scusate, anche se cerco di portare contenuto. Ecco, questa cosa buona non la capisco, devo fare più clickbait. Ok, quindi iscrivetevi a questo benedetto canale. Chi si è iscritto, grazie per essere iscritti. Non so da quando mi seguite, da qualche giorno, da qualche mese, da qualche anno, dall'inizio, non lo so, però grazie. Abbiamo raggiunto oltre 1 milione di visualizzazioni, anche se sulle statistiche pubbliche di YouTube dice 800 e passa mila, in realtà sulle statistiche interne e private sono oltre 1 milione di visualizzazioni, che è tantissimo
per un canale che non ha le pretese di espandersi, non ha avuto mai le pretese di diventare un grande canale, ecco perché è rimasto sempre così, anche perché il motivo per cui nasce il canale non è un motivo preciso, esatto, targetizzabile, cioè non è che io porto solo una cosa e faccio solo quello dovrebbe essere fatto, lo dice il marketing, lo dice diciamo il mercato. Io non lo faccio e non l'ho fatto mai, perché a me piace parlare a 360 gradi, senza mettere paletti, senza mettere muri, senza cercare di catturare un pubblico. Io porto tanti argomenti, ok? Cerco di fare intrattenimento. E poi lo spettatore possa piacere o meno, questo non è tanto importante. La cosa importante è che prima di tutto piaccia a me quello che faccio. E poi, se è una cosa che piace a me, e se è una cosa in cui ci metti passione, lo spettatore lo capisce, lo vede. Quindi la conseguenza è lo spettatore. Chiaramente è importante come la pensa lo spettatore, però la cosa più importante è che ci divertiamo noi e che ci sentiamo di fare cose che piacciono in primis a noi. Perché se facciamo cose che ci piacciono in primis a noi, trasmettiamo la stessa empatia, lo stesso sentiment anche allo spettatore. Ok? Questo volevo chiarirlo una volta per tutte, volevo fare questo recap, mega recap che non ho mai fatto, quindi dal 2007 al 2022, 15 anni, oltre 1 milione di visualizzazioni, oltre 1600 iscritti, grazie, era un doveroso dire grazie a tutti. In un mondo dove c'è nascosta la realtà, puoi viaggiare in rete e fuggire via da qua. Se entri in questo vlog e non sai nemmeno come, hai visto sopra in alto impresso il mio nome. Non so come ti chiami e se vuoi restare qua, ma se rimarrai prima o poi si bagnerà.